L'azienda agricola Gabriele è composta da 3 appezzamenti di terreno posizionati all'interno del comune di Cassano allo Ionio in 3 luoghi differenti. Qui alla mia sinistra abbiamo l'appezzamento più importante, attualmente è composto da 2 ettari circa e ci sono coltivazioni agrumicole e olivicole. Inoltre abbiamo altri 2 appezzamenti di mezzo ettaro circa ciascuno, sempre entrambi ad edizione olivicola, dove troviamo la Grossa di Cassano e la Nocellara Messinese. Entriamo a scoprire insieme questo, il più grande. L'irrigazione è automatizzata meccanicamente, voglio dire, non ci sono i vecchi sistemi di irrigazione a scorrimento dove c'era una grossa pompa dalla quale usciva l'acqua e un signore che con molta fatica, zappando, faceva i solchi per far arrivare l'acqua alle piante. Ancora oggi non usiamo sempre l'irrigazione a scorrimento, diciamo che occasionalmente, soprattutto in questo terreno, ultimamente l'abbiamo utilizzata. Questo perché abbiamo un impianto irriguo molto efficiente, composto da irrigatori che irrigano il terreno girandosi grazie ad un movimento meccanico spinto dall'energia dell'acqua a 360 gradi, irrigando tutte le piante che si trovano nel quadrato dell'irrigatore. L'impianto è così realizzato, diciamo organizzato, c'è una manopola centrale che noi chiamiamo volgarmente filtro, perché serve a filtrare le impurità grossolanamente delle acque che noi riceviamo dal fiume. Dopodiché c'è un impianto sotterraneo, una sorta di schema formato da tubi che collega ogni irrigatore all'impianto centrale. C'è comunque una schematizzazione settoriale, nel senso che c'è una manopola principale, ogni area dell'impianto è divisa in settori, quindi una volta aperto l'impianto principale noi decidiamo di aprire questo impianto girando questa manopola e tenendo chiusa tutte le altre. Questa è l'asta che serve ad aprire i rubinetti. Vediamo qui l'aggancio che poi andrà ad incastrarsi con la manopola e girandola in questa direzione si andrà ad aprire il settore. In questa direzione, quasi al centro del frutteto, troviamo il filtro. In realtà lo definiamo filtro perché all'interno c'è un grosso sistema di filtraggio che va pulito periodicamente. Eccolo qui, adesso il filtro è pulito. Questi tubi solitamente quando si sporca sono completamente ricoperti da alghe e noi utilizziamo questa spazzola di metallo per graffiare e pulire di volta in volta il filtro per avere sempre acqua pulita. Lo vedete un po' malconcio, ma in realtà sono le aggressioni meteorologiche, cioè si trova all'esterno, è fatto di metallo, non può non subire gli agenti atmosferici. Questa è una spiegazione grossolana, poi ci sono altri sistemi di cui si può comporre un filtro. Ora grossolanamente è soltanto questo: una manopola che apre le condutture, dopodiché l'acqua passa attraverso questi tubi facendo un percorso sotterraneo e arriva alle irrigazioni. In base al settore che abbiamo aperto troveremo l'acqua per le piante che abbiamo deciso di irrigare. Bisogna comunque prestare molta attenzione quando ci accinge a lavorare a questi sistemi, perché comunque il filtro regola delle pressioni di acqua molto forti e quindi bisogna sempre prestare la massima attenzione e la massima cautela previste appunto dal macchinario, se così vogliamo definire, o dall'attrezzatura. Un errore molto superficiale potrebbe costare comunque molto, molto caro sia all'impianto idraulico che comunque all'addetto che opera, quindi prestare sempre la massima cautela ogni volta che si usano queste attrezzature. Questa è la parte finale dell'azienda, di questo appezzamento si intende. Il frangimento è sempre quello lì che si pone a barriera. Vedete qualche rametto con dei nastri colorati, bianchi e rossi? Servono appunto perché nel momento della raccolta facciamo molta attenzione
alla distinzione delle cultivar per poter fare sia un olio monocultivar e sia delle olive da tavola ben definite, cioè la Carolea, la Nocellara messinese, la Bella di Cerignola non devono ritrovarsi all'interno dello stesso vasetto così misteriosamente. Bisogna prestare molta attenzione, soprattutto per far capire il valore organolettico di questi prodotti e la bontà. Distinguere molto bene un'oliva da tavola Carolea da un'oliva da tavola Bella di Cerignola non vuol dire distinguerla solo dal colore, perché anche la Carolea diventerà più scura, ma significa capire la varietà culturale, di valori nutrizionali, di qualità organolettiche che abbiamo in Italia. Noi abbiamo una grandissima varietà culturale, questo è il nostro patrimonio, dovremmo far capire che l'ulivo non è solo ulivo, ma come per gli altri prodotti c'è ulivo e ulivo, c'è lavorazione e trasformazione, cioè c'è una trasformazione ben definita o la trasformazione ben definita. Qui troviamo il clementino spinosa. Questa è una piccola parte dell'agrumeto. Questo è invece il clementino RSA. Le differenze principali che possono subito risaltare agli occhi sono il differente momento di maturazione. Lo spinosa matura molto prima, mentre l'RSA matura dopo. Allora, questa qui non è una vera e propria trappola, cioè è una trappola, però ci sono vari tipi di trappola. Questa si chiama back trap. E praticamente qui dentro vediamo che ci sono dei quadratini con una colla. Questa colla praticamente insieme al colore giallo aiuta ad attirare i vari insetti e in base ai quadratini si capisce la percentuale di presenza del campo. Qui abbiamo anche un altro particolare che è questa fialetta, che sono ferormoni che attirano varie tipologie di mosca maschio e mosca femmina. In base a quello che metti all'interno si attira il tipologia di mosca che si vuole attirare. Eccoci al secondo appezzamento di terreno. Qui abbiamo solo Nocellara messinese, tranne qualche piccola piantina. Per realizzare il nostro olio monocultivar non le raccoglieremo, proveremo a fare veramente una selezione molto attenta in modo da avere un 100% monocultivar. Ecco, questo è un piccolo filtro completo di controllo della pressione, si sgancia da qui, si levano queste guaine di sicurezza, si sgancia e qui troviamo un filtro che attualmente in questo momento è sporco, che serve sempre per filtrare l'acqua che viene dalla fonte. Giornalmente durante il periodo di coltivazione si viene qui per pulire e far ritornare il filtro alla condizione primaria. Ora i progetti di variazione di questo impianto sono tanti, bisogna solo cercare di trovare il modo per realizzarli. Infatti esistono moltissimi altri impianti che prevedono un filtro autopulente che non comporta il ritorno continuo periodico sul terreno soltanto per effettuare queste operazioni di pulizia. Ciò non solo avvantaggerebbe me, ma avvantaggerebbe anche la pianta che avrebbe continuamente acqua pulita. Come vedete l'impianto è a goccia, cioè l'acqua arriva al filtro centrale e viene purificata tramite quel piccolo filtro che abbiamo visto, purificata grossolanamente, sempre per evitare che si intoppino questi gocciolatori e quindi che ci sia una omogeneità, per far sì che ci sia un'omogeneità dell'irrigazione e non che magari una sezione viene ostruita a causa di terra, alghe o altro. I gocciolatori garantiscono una sostanziale migliore irrigazione del terreno nel rispetto dell'ambiente. Ciò significa che l'acqua che verrà erogata sarà tutta assorbita dalla pianta, non ci saranno sprechi perché la pianta col gocciolatore ha il tempo di assimilare tutto quello che gli si dà. Invece con le altre forme di irrigazione, come quella che abbiamo visto anche dall'altra parte, i principi sono altri. Come vedete c'è abbastanza evidente un'omogeneità di copertura della pianta, sono tutte ben cariche e tutte allo stesso modo.
Anche l'invaiatura sembra abbastanza omogenea. Vorrei realizzare un 100% monocultivar, questo significa che qui raccoglierò queste olive e segnerò gli alberi che non sono di nocellara messinese, quei pochissimi, e li morirò a parte per un consumo mio personale. Io sono molto fiducioso, è il primo anno, quindi non so garantirvi qual è il risultato, però lo scopriremo insieme. Ed ecco il terzo fondo. Questa terra e questi alberi sono membri della mia famiglia da generazioni. Questa è una piccolina, cioè per far capire che gli alberi sono anche una tana per molti animali. Qua si ci mettono le volpi, le talpe. L'ulivo non è solo ulivo, l'ulivo è un mondo talmente variegato, talmente importante, talmente presente nella nostra tavola giorno dopo giorno che non possiamo trascurarlo, anche perché, soprattutto per quanto riguarda l'olio, la ricchezza di antiossidanti ci aiuta a stare meglio, a vivere meglio e ad affrontare il nostro presente, il nostro quotidiano con una salute e un benessere migliore.